Ciao a tutti, io sono Serena e benvenuti in questo nuovo video che volevo fare da un sacco di tempo e niente, l'ho visto diverse volte fatto in inglese, però non ho visto nessuno farlo in italiano, così volevo provare io stessa a seguire questo tutorial direttamente dagli anni 50. Questo è un video che ho trovato su un canale che si chiama Glamour Days. Fatemi sapere se l'idea vi piace e cosa ne pensate alla fine del video lasciando un commentino qua sotto. Io ovviamente ho già fatto la mia routine di skincare, tutta pulita, con la crema e niente, cominciamo! Makeup is a study in itself. You want not only to know how, but when to use it. For instance, you wouldn't anymore go to school wearing mascara and eyeshadow and lipstick than you would go to school wearing an evening gown. Consider first a foundation. Foundation are bases which go on over throat and face to add a texture and color tone. Whatever the type of foundation, smooth it into the skin. Blend and keep blending till the foundation is completely unnoticeable. Ok, quindi inizia con ovviamente il fondotinta e la cosa che subito mi salta all'occhio è che più pennelli, beauty blender, che cosa sono? Usavano le mani, quindi non lo so, io al giorno d'oggi pensare di mettere il fondotinta con le mani non è cioè una cosa che forse ho visto fare, però non lo so, non mi verrebbe mai di applicarlo direttamente con le mani. Comunque facciamo così. Io sto usando questo qua di Benefit che si chiama Hello Happy. Tra l'altro non sto usando il fondotinta da molto, in questo periodo non mi trucco, quindi spero che non sia cambiato il mio skin tone, perché praticamente la mia pelle è strana. Oddio, vedete, io ho già fatto questo, però in realtà non va bene perché non devo usare il blender, quindi semplicemente io lo metterò sulle dita e inizierò a fare quello che fa lei, così. Ok, è stranissimo, vi giuro. Volevo farlo utilizzando il mio specchiettino vintage, ma per il fondotinta è un po' dura. Ok, lei se lo mette qua, sul palmo della mano. Vedete? E poi con l'altra mano fa tipo un po' così e poi fa... Oh mio Dio! No, fa veramente strano. Non mi sembra che sia... Cioè, ovviamente con gli strumenti adatti... Così mi sembra un po' spalmatoli, tipo, non lo so, pane e burro d'arachidi, no? Peanut butter, che ha più o meno lo stesso colore. Ok, cosa ne pensate? Tutto sommato è meno peggio di quello che pensavo e ci può anche stare. Mi sento un po' le mani appiccicose, quindi prenderò un fazzoletto. To choose the right color, study yourself. Your total coloring is strictly your own. Experiment on your face to find the right foundation color. If your skin tends to be sallow, try a foundation with some pink in it. For a skin that tends to have too much color, use a light foundation to take away some of the color. But whatever you do, don't use your foundation as a thick matte. No matter how thickly you put it on, you can't hide a badly cleansed, broken out skin. And a thick foundation emphasizes wrinkle, makes for an unattractive, unreal look. Questa è una delle prime cose che ho imparato. Blend and keep on blending. Che troppo fondotinta poi creava il mascherone, cioè tipo mi ricordo ancora che alle medie c'erano alcune delle mie compagne di classe che già cominciavano a truccarsi così e mi ricordo questa cosa perché una ragazza aveva un sacco di brufoletti, cose così, e lei cercava di coprire il tutto col fondotinta, ma se lo metteva male, quindi accentuava ancora di più il fatto che sotto la pelle fosse appunto piena di brufolettini. Foundation then, for the lightest of color base, used over a basically fine skin. Now to the question of rouge. Rouge is a tint, not a paint. Use lightly and blend it on, and slightly below the bone under your eye. Ok, rouge sarebbe il blush e lei lo usa in crema perché all'epoca, non so, penso che ci fossero già quelli in polvere, non lo so, però so che si usava tantissimo quello in crema, che io non ho al momento, ma forse molti di voi non lo sanno, però possiamo usare un rossetto che ha più o meno lo stesso effetto, e io ho questo qua di Yves Rocher, che è anche un
devo dire un packaging molto che mi ricorda molto il vintage. Vedete com'è bello rosso, e quindi possiamo provare a dare quello sulle guance, sperando di riuscire a fare un clown. Again, blend and keep blending. Upwards, and you add sparkle. Rouge, unblended into the skin, used heavily, makes you look older. If it's noticeable, it's badly used. This is true too, with accenting eyebrow color. Io lo prendo qua dalla punta, faccio un po' così. Ok, queste dita poi mi dovrò lavare le mani 2 ore. Allora, qua, quindi lei dice di metterlo qua. Oh mio Dio, quanta no, aspetta, forse ne ho preso troppo. Cosa sta succedendo? Prendiamo l'altra mano, ok. Allora, quindi lei dice che se è noticeable, quindi se si nota, vuol dire che è mal applicato. Quindi il blending è super mega importante. Vabbè, quello anche oggi in realtà. Cioè, in realtà una cosa che notai quando vivevo in Giappone è che c'era questo trend di farsi le guance su tipo non così, però questo colore blendato, però che si notasse come se fossero tipo bambolotti con le guance rosse così. Era un po' strano. Beh, direi che ci sta, non so, forse un po' di più. Non so mai quanto è troppo, quando è troppo poco. Perché, sapete perché? Perché io tipo qua me lo vedo, però se mi guardo già nella videocamera non me lo vedo così tanto. Quindi in ogni caso abbiamo risolto il nostro problema del blush in crema. Ok, adesso la prossima sezione penso saranno le sopracciglia, che sono il mio incubo. The eyebrows frame the eye, not to be noticeable in itself. Just accent the natural look. Sketch out the line of each hair in the direction in which the hair grows, beginning with the line parallel with the corner of the eye. Ok, quindi semplicemente consiglia di seguire il proprio look naturale. E le mie non sono molto anni 50 e fanno anche un po'... mamma mia. Però cerchiamo, io utilizzerò questa sempre di Benefit che si chiama Precisely My Brow Pencil. Vediamo un po', dice di seguire ovviamente la direzione dei peli delle sopracciglia, insomma. Questa è un pochino più rossiccia rispetto al mio colore di capelli, ma ultimamente appunto con la tinta che ho fatto ci sta. Tra l'altro devo imparare a farmi le sopracciglia come negli anni 50, perché non mi sento molto skillata su questo. Ok, andiamo più che altro a riempire le parti più vuote. Ok, lei va giù bene col pencil, va tipo fino qua, però non lo so, non mi sento molto sicura di questa cosa. Noi proviamo, Oh mio Dio. Ok, cosa sto facendo? Sto facendo danni. Perdono a tutte le persone che vedranno questo video e che sono make-up artist e che stanno cringiando dentro come mai nella loro vita. Vabbè, ho paura sempre di esagerare. Sembra abbastanza decente, a parte questa strisciata qua che non si capisce cos'è. Don't let the end of the line droop. Now, brush the hair up with a dry brush, and then, taking a small comb, turn down the tips of the hairs. You'll have a beautiful, clean line. Sembra di sì, dai, sai, ce la possiamo fare. Eyeshadow is also an aid to eye beauty. Choose a color that brings out your own eye color. Blue for blue eye. Here, green is used for hazel eyes. Start halfway across the lid. Ok, quindi lei dice di seguire il proprio colore, però i miei occhi sono una specie di marrone verde strano che non ha senso. Quindi lei dice for hazel eyes, per gli occhi color nocciola, il verde. Allora, good luck to me, buona fortuna a me a cercare un verde, forse. Allora, io ho tutte palette colori caldi perché uso solo colori caldi. Adesso sono una persona molto boring, ma recentemente ho acquistato questa palette di Besame Cosmetics che è ispirata al Peter Pan, in particolare alla scena della Laguna delle Sirene, quindi appunto il film del 1953. Besame Cosmetics fanno tutti cosmetici appunto con i colori
vintage e come vedete tutti i colori sono stati presi dalla scena e ci dovrebbe essere, yay, sì, c'è del verde, però mi dispiace un sacco aprirla e utilizzarla. È che io ho l'animo da collezionista e quindi tipo quando compro delle cose che mi piacciono particolarmente, vi giuro l'idea di tirarle fuori e di utilizzarle mi prende a male, però per questo video lo farò. Oh mio Dio, dentro è perfetto. Cioè guardate che bella, guardate la perfezione di questa palette. Allora lei ovviamente spiattella tutto con la mano perché norma, tanto già che ci siamo dentro. Ma secondo voi è meglio il verde più chiaro o il verde più scuro? Allora io userei quello un po' più scuro perché non ho voglia di fare una cosa troppo... Questo qua, sempre con il dito, prendiamo, guardate che bel colore, ragazzi, spero di non fare una cavolata perché sennò loro iniziano da qua. Oddio, è bello scuro, forse devo usare il chiaro. E blendano come se non ci fosse un domani. No raga, sta venendo un po' stitch. Start halfway across the lid. This makes the eye look larger. Now blend and blend. Right out and up toward the hairline. Cosa ho fatto? Used too thickly, the effect is hard, vulgarizing. Ecco appunto quello che ho fatto io. Use tastefully. Use sparingly. Wipe brush almost Però dry. è difficile. Then apply just on the top lashes only. È difficile farlo con le dita e cioè prenderne poco. Guardate, prendo un coso qui perché sennò. Passiamo al mascara. Use tastefully. Use sparingly. Wipe brush almost dry. Then apply just on the top lashes only. Brush each lash individually. Now take a dry brush. Again, brush each lash separately, till all but just a touch of color is brushed off. The beauty of the eye is what you see, not the makeup. Loro usano un tipo di mascara che andava molto all'epoca e che adesso ovviamente non c'è più, se non lo vende Besame Cosmetics, ma io non ce l'ho qua al momento, quindi sorry. Quindi utilizzerò questo che ho comprato di L'Oreal che si chiama Unlimited Mascara perché mi piaceva l'idea della boccetta. Vedete, si svita così e soprattutto fa una cosa fighissima che è questa. Ragazzi, cioè ma perché non ci avevano pensato tutti a questa cosa? Forse sarà una cavolata, però a me torna benissimo per raggiungere tipo queste parti qua senza riempirmi di mascara tutta la faccia. Quindi la punta, poi ovviamente lei usa anche un pennello per le sopracciglia asciutto che io non ho, quindi cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Ovviamente l'effetto non sarà super uguale, però secondo me ci possiamo anche stare. Ok, adesso possiamo passare, mi sa, alle labbra. The use of lipsticks is one of the greatest tests in your artistry, and good taste in using makeup. For the cleanest, most natural line, use a brush. A little patience and a little practice, and you'll be an expert. Fill the brush with color. As always, you can check color by effect. Do you notice the lips themselves? Or do you say, there is a lovely woman? Trace a clean, unexaggerated line, staying as close to the natural line as possible. Loro dicono di usare il pennello, ma io non ce l'ho e utilizzerò il rossetto, perché anche lei alla fine lo sta usando, che è della Revlon. Perché ho scelto questo rossetto? Allora, questo è un rossetto che ho comprato perché è un rossetto, un colore che è uscito nel 1953 e quindi è un colore originale degli anni 50 che si chiama Cherries in the Snow, e da qui, diciamo, da quando ho scoperto questa cosa mi si è aperto un mondo sui rossetti Revlon. Infatti penso che piano piano inizierò la mia collezione di rossetti che hanno colori che vengono prodotti appunto dagli anni 50 o anche prima, e questo l'ho scoperto perché hanno fatto una collaborazione tipo con Mrs. Maisel in cui facevano uscire 3 rossetti con una card, una cosa così, che era un po' pricey secondo me. Se comprate i rossetti singolarmente costano molto meno, infatti questo l'ho pagato tipo 3 pound su Amazon. Allora, io non ho fatto molti conti con il fatto che il colore potrebbe non andare molto bene con il verde, ma in realtà non mi sembra così male. If lips are too thin, fill right out to the outermost edge of the line. If too full, stop within the line. Brush in lipstick, filling the line right out to the corner. Now this is important.
Blot off all excess. Unblotted lipsticks are pasty looking. Blot with a smooth, clean, natural look. And study the impression left on the tissue. Now for powder. Devo dire, meno peggio di quello che mi aspettavo. Take a clean piece of cotton. Use fresh each time for absolute cleanliness. Perché sennò Fluff on powder for a softening effect. And then brush and brush out. Allora, io non vorrei fare un disastro, però di powder ho questa qua, sempre di Revlon, che mi hanno inviato questa cosa. Si chiama Candid Photo Ready. Vediamo un po' se l'effetto viene come deve venire, insomma. For a final professional touch, take a sponge, dampen it only slightly, and pat all over your makeup. Your 1, 2, 3 beauty plan complete. It's shining beauty naturally emphasized with a natural makeup. Base beauty that is a beauty of natural health with a clean look makeup. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Io ovviamente non avrei dato un centesimo a questo tutorial, ma invece in realtà mi piace abbastanza e soprattutto sono rimasta scioccata dal fatto che usano tantissimo le dita e dal fatto che non usano l'eyeliner, perché quando si pensa tipo anche agli anni 50 quella prima cosa che viene in mente è il cat eye e non l'hanno utilizzato perché forse quello è più una roba di fine anni 50, inizio anni 60. Questo secondo me è un po' più sullo stile di altri video che ho visto che sono di fine anni 40, quindi magari sarà tipo 51-52 e niente, devo dire che mi piace tantissimo anche il mix fra questi due colori. Vi giuro non li avrei mai messi insieme, ma devo dire che mi piacciono molto, mi ricordano molto, non lo so, un po' una regina cattiva. Cosa ne pensate? Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mi raccomando potete seguirmi su Instagram per vedere altri look anni 50, principalmente io faccio outfit e magari vi sbizzarrirò anche a fare un po' più di make up anni 50 o vintage. Se volete vedere altri video di questo tipo e non solo, iscrivetevi al canale, io vi aspetto e nel frattempo vi mando un bacione e vi auguro una buona giornata. Bye bye!